Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Parliamo nuovamente di file per iPadOS, ma ovviamente tutte le funzioni sono disponibili anche sui nostri iPhone, ovviamente quelli supportati, ok, dal sistema operativo. In questo video vi faccio vedere alcune cose carine che sono simpatiche e anche aiutano sempre a produrre un po' meglio le nostre cose, partendo da poter stupidamente, come si fa già su Android dai tempi della pietra, installare una suoneria da un MP3. Quindi questo, ragazzi, lo aspettavamo tanto, perché una suoneria personalizzata non si può avere? Certo si può avere, dobbiamo passare sempre da GarageBand ed è finita la pacchia. Poi passeremo attraverso la possibilità di convertire le immagini, ma altre funzioni sulle immagini interessanti. Finiremo col creare una firma e firmare direttamente un documento dall'applicazione File. Mettetevi comodi e andiamo ad iniziare. La prima cosa che vi faccio vedere, finalmente è arrivata questa funzione, l'aspettavamo da tanto tempo, chi magari ha piacere di avere una suoneria personalizzata, quindi possiamo ora installare un MP3 come suoneria. Ragazzi, applausi, perché veramente ci vuole, ok, in questo caso. Quindi molto semplicemente un tap, due cliccate col mouse, oppure un tap lungo o tasto destro del mouse e si va semplicemente nella voce che troviamo, abbiamo già vista, visualizzazione rapida. A questo punto ci rechiamo nella parte della condivisione, che la troviamo sopra. Ok, semplicemente vedete che qua nulla niente, ma dobbiamo andare in altro. Quindi quando facciamo così, ok, a questo punto, quando andiamo a cliccare qua sopra, ma non lo metterò, comunque sappiamo tutti come usare suonerie, a questo punto cliccando qua sopra il nostro MP3 si va a diciamo installare come suoneria. Grande cosa, grande cosa. Un'altra funzione molto interessante che è stata introdotta in iOS 26 e iPadOS 26 è quella di poter fare delle azioni su delle immagini direttamente, ovviamente da file. Cosa succede? Andiamo praticamente a selezionare un'immagine o più immagini, tasto destro o tap lungo, e ci richiamo nella voce che abbiamo già visto, azioni rapide. Allora, azioni rapide qua ci permette di fare un sacco di cose, vedete, tra cui poter convertire le immagini. Quindi se io vado su converti immagini, la prima domanda che mi viene fatta ovviamente è in cosa voglio convertire. Visto che sono JPEG, trasformiamole in PNG. Quindi clicchiamo in PNG e qua anche la dimensione, quindi posso anche rimpicciolirle se voglio, e io vabbè gli dirò lasciarle originale. Quindi come clicco su originale, vedete, vengono convertite le mie immagini. Ragazzi, molto carino, è una cosa molto semplice, però diciamo che può essere d'aiuto. Ma un'altra cosa molto interessante, se volete creare un adesivo, se vi serve, non so, per qualsiasi cosa, possiamo scontornare l'immagine direttamente da qua. Quindi vado a cliccare una mia immagine, adesso non so se funziona su più immagini, e ci stiamo a provare, sempre la stessa cosa, quindi tasto destro o tap lungo, andiamo sempre in queste azioni e vedete qua sotto c'è proprio rimuovi sfondo. Quando vado a cliccare, lui cosa fa? Mi va a creare altre due immagini con lo sfondo rimosso. Ragazzi, l'ha rimosso, eccoli qua, l'ha rimosso. Quindi andiamo a vedere un attimino. Eccoli. Quindi avete visto la forza di File, praticamente può anche fare delle operazioni che prima dovevamo farle magari con o l'applicazione foto o con qualsiasi programma di grafica. Un problema molto comune è quello dello spazio occupato dai file scaricati da iCloud sul nostro dispositivo, specialmente per chi ha poca memoria. Io ho preso un Air del 2024 con 64 giga, quindi il problema diciamo c'è, ma perché non serve per fare nulla? Mi serve solo per fare registrazione schermo sul banco di regia o vedere qualche film o leggere qualche mail, quindi non mi serve per fare assolutamente nulla. No, non è vero, però poi vedremo. O avete già visto, non lo so. Quindi adesso cosa succede? Vedete qua il mio spazio su il mio dispositivo è di 116,45. Ecco, adesso questo spazio qui non so se diminuirà tanto o no, perché io ci sto lavorando sul mio
dispositivo, quindi sto registrando e quindi questo numero potrebbe essere non proprio visibile al 100%, ma vi invito a fare una prova. Quindi andiamo su iCloud, ok? Vedete qua abbiamo tutti questi file che non sono contrassegnati dalla nuvoletta, quindi cosa vuol dire? Che sono tutti scaricati nella memoria del mio iPad. Quindi io cosa vado a fare adesso? Vado semplicemente a fare qua, seleziona tutto, poi tasto destro o tap lungo e vedete questa vocina qua, rimuovi da download. Quindi adesso vedete che sono venute fuori, ok, le nuvolette, quindi vuol dire che questi file non sono più residenti in memoria. Andiamo a vedere quanto abbiamo recuperato. Ok, 116,8. È un lavoro un po' da certosino da fare, però se avete problemi di memoria e volete svuotare questa cache, vi invito a farlo. Ecco, non so se qualcuno di voi sa un trucco come andare a individuare tutti i file che sono stati scaricati, perché ovviamente se no cioè siamo costretti a cercarli uno per uno. Un'altra funzione che abbiamo già visto, il drag and drop, che praticamente permette di spostare trascinando i file o cartelle che siano, funziona anche per trascinare o cartelle o file da un disco a un altro. E adesso andremo ovviamente a trascinare un file che ho in questo hard disk, non questo, quello che è dietro il dock ovviamente che c'è due partizioni, Mac OS e MS-DOS, e praticamente metteremo due filini su questa piccola card che vado adesso, mi appresto a andarla a infilare alla cieca, ed eccolo qua, che adesso vedrete che praticamente compare qua, è una card di una videocamera Canon. Quindi adesso cosa faccio io? Molto semplicemente faccio così, vado a prendere i file da qua e li sposto. Ecco, due sistemi ci sono, ok? O se volete visualizzare tutti e due i contenuti potete fare così, ok? Fare così, prendere questi file, qualsiasi sono, ok? Fare così e andarli a trascinare all'interno, ok? Della posizione che volete. Quindi Canon, non sbagliamoci qua. E adesso se vado a aprire qua, vedete che praticamente sta trasferendo, ma possiamo fare una cosa, non deve essere ovviamente abilitato Stage Manager, ok? Deve essere abilitato solamente apri in finestra. Vedete, io vado a fare così, ok? Vado a buttare da una parte, adesso lo prendo, lo caccio da una parte, ok? E vado praticamente a fare così, apro di nuovo file, un'altra finestra. Vedete, file, e vado a fare così, nuova finestra. Ok, praticamente questa la prendo e la getto di là, ok? Quindi adesso cosa c'ho? Se vado qui, ovviamente posso andare a scegliere, ok, di prendere MS-DOS, quindi ho l'altra. Di qua, diciamo, dalla parte destra ho l'hard disk e dalla parte sinistra ho la pennetta. Quindi vado a prendere, adesso, boh, mi sembra che era questo qui, o comunque lo stesso, vado e ce lo caccio da questa parte. Vedete? Ok? Praticamente lo sta copiando. Io ho sott'occhio tutti e due i dispositivi, tutti e due diciamo, i storage, no? Gli hard disk o quello che sia. È molto importante questa cosa. La cosa importante, ricordatevela, quando volete staccare una chiavetta, un hard disk, una pennetta, qualsiasi cosa, una scheda, chiudete le applicazioni che la stanno utilizzando. Un'altra funzione semplice ma ovviamente utile è quello di poter firmare un documento direttamente da file. Io utilizzerò una pennetta molto semplice, diciamo che è una penna economicissima, non è un Apple Pencil, quindi il polso non polso, ok, ce le possiamo diciamo abbastanza fregare perché non sono un disegnatore, quindi non interessa, mi interessa firmare i documenti oppure non so utilizzare le applicazioni con la penna. Ve lo metto in descrizione se siete interessati a acquistarlo, costa molto poco. Quindi andiamo a vedere come firmare un documento. Innanzitutto dobbiamo scegliere il documento da firmare. Quindi andiamo a tappare il documento da firmare, eccolo qua. Ecco, è uscito già, vedete, se tappiamo con la penna esce già ovviamente questa dicitura, cioè si apre già in modalità di scrittura. Non facciamo altro semplicemente che andare sotto, vedi c'è un più, ok? Io se clicco sul più ho all'interno ovviamente già delle firme, quindi vado ad aggiungi firma. Cosa posso fare? Vedete ce ne sono due.
posso fare aggiungi o rimuovi. Se clicco su questa vocina qua mi viene fuori ovviamente questa diciamo quest'altra schermata. Vado a fare meno, ok, per cancellarne una e faccio elimina. A questo punto posso, se voglio eliminarla, ho fatto vedere solamente come si fa, se voglio aggiungere una vado a fare più. A questo punto vedete la finestrella, posso andare a scrivere dentro la mia firma. Ok, sotto ovviamente posso andare a cancellare perché posso rifarla ovviamente. Io firmo così male che non c'è problema. E quindi se va bene l'accetto, vado a fare ok e praticamente me la vedo già ok sullo schermo. Quindi posso adesso andare a prendere la firma e spostarla dove voglio. Vado qua e posso ovviamente anche ridimensionare la mia firma cliccandoci sopra e posso ridimensionarla. Vedete, bisogna stare un po' attenti a non scrivere sopra ai documenti accidentalmente, posso cancellarla, posso andare a rifarla, quindi molto semplicemente io posso andare a firmare documenti tramite la mia pennetta direttamente dall'applicazione File. Avete visto? File è sempre più un'applicazione che si arricchisce, possiamo fare tante cose e ne vedremo delle belle. Io vorrei scovare qualcosa di più interessante, non cose già viste, perché ovviamente c'è pieno la rete di cose già viste, ma qualcosa di più magari, non so, non di nicchia, ma curiosità, ok? Un po' delle funzioncine magari un pochino accantonate nell'angolo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video non fate altro che condividerlo con i vostri amici e questo è già un gran traguardo per me. E poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che ovviamente posterò in futuro. Con questo vi saluto, a presto!